Immagina questa scena. Passi 3 ore ad aiutare un amico a trasferirsi nel suo nuovo appartamento, trascinando pesanti scatoloni su 4 rampe di scale. La tua schiena urla dal dolore, ma hai resistito. La sua risposta? Un casuale «bello, grazie», prima di chiuderti la porta in faccia. Oppure noti un'anziana signora che fatica con le buste della spesa sotto la pioggia, corri ad aiutarla e lei sbotta «ho forse chiesto il tuo aiuto». Questi momenti colpiscono in modo diverso, ti stringono il petto, la tua mente corre. Sono stato troppo invadente. Essere gentile significa solo prepararsi a diventare lo zerbino di tutti. Ma ferma questo pensiero. Prima di costruire muri attorno al tuo cuore, prima di scambiare la tua compassione con il cinismo, mettiamo in chiaro una cosa. Il problema non è la tua gentilezza, è la tua strategia. L'antica saggezza stoica ci regala questa verità. La gentilezza non è debolezza, è in realtà la massima dimostrazione di forza interiore. Ma ecco il punto. La gentilezza senza astuzia è come avere un superpotere che non sai controllare. Finisce per ferirti più che aiutare chiunque altro. Non sono qui per dirti di smettere di essere gentile. Assolutamente no. Sono qui per aiutarti a trasformare quella gentilezza nel tuo superpotere. Per mostrarti come essere generoso senza farti sfruttare. Per insegnarti l'arte della compassione che suscita rispetto. Non alzate gli occhi al cielo. Seguimi. Ogni minuto di questo video è pieno di rivelazioni rivoluzionarie dalla filosofia stoica che cambieranno il modo in cui ti presenti al mondo. Alla fine saprai esattamente come rendere la tua gentilezza così potente che le persone non oseranno darla per scontata. Questa non è solo un'altra lezione di autoaiuto. Si tratta di trasformare la tua più grande debolezza nella tua più grande forza. E ti prometto, non vorrai perderti un solo secondo di ciò che sta per arrivare. Il lato oscuro della gentilezza di cui nessuno parla. Lascia che ti parli di Michele. Ogni fine settimana è il tuttofare personale del quartiere. Il suo garage è come un centro di soccorso per elettrodomestici rotti e il suo telefono squilla costantemente per emergenze e favori. Il mese scorso ha passato 3 weekend ad aiutare suo cugino a costruire una terrazza. Il ringraziamento? Una confezione da 6 di birra economica e un'immediata richiesta di aiutare anche a dipingere la casa. All'inizio tutti lo chiamavano Santo. Ora lo chiamano quando hanno bisogno di qualcosa. Il punto di rottura? La figlia di Michele aveva un saggio di danza, ma il suo vicino l'ha fatto sentire in colpa per un rubinetto che perdeva. Quando Michele ha detto no, il vicino ha effettivamente detto «Wow, pensavo fossi diverso». Michele è rimasto seduto in macchina quella sera, sentendosi un completo idiota, chiedendosi se essere il bravo ragazzo fosse solo un altro modo di dire zerbino. Ti suona familiare? Ecco il punto. La tua gentilezza non è il problema. È come avere un superpotere, ma nessun manuale di istruzioni. Gli antichi stoici ci hanno lasciato una saggezza profonda su questo. Marco Aurelio, sì, l'imperatore romano in persona, scrisse qualcosa di sconvolgente. L'anima si tinge del colore dei suoi pensieri. Traduzione? Se sei gentile perché sei terrorizzato che le persone non ti apprezzino, indovina un po', stai dipingendo la tua anima con i colori della paura e della disperazione. Cambiamo prospettiva. Rachele, una brillante dirigente di marketing che una volta era il piano di emergenza di tutti. Hai bisogno di qualcuno che copra il tuo turno. Rachele c'è. Presentazione dell'ultimo minuto? Rachele resterà sveglia tutta la notte per sistemarla. I suoi colleghi non si limitavano ad apprezzarla. Sono diventati dipendenti da lei. Poi è arrivato il ritiro aziendale. Rachele non poteva partecipare perché sua madre era in ospedale. La risposta del suo capo? Un'alzata di occhi al cielo e un'email passivo-aggressiva sull'impegno di squadra. È allora che ha capito, e questo è cruciale, la gentilezza senza confini non è affatto gentilezza. È solo autodistruzione a rallentatore. Gli stoici non predicavano di essere uno zerbino, ci insegnavano come essere gentili, rimanendo forti come l'acciaio. Ecco la dura verità. La tua gentilezza è come un servizio premium, non un negozio aperto 24 ore su 24.
Quando la butti via come se fosse senza valore, indovina cosa? Le persone la tratteranno esattamente in quel modo. La tua generosità dovrebbe venire da una posizione di forza, non di disperazione. Dovrebbe essere una scelta, non un riflesso. Pensaci, non sei un distributore automatico di gentilezza. Sei più come un maestro artista che sceglie quando e dove creare il suo capolavoro. Quando inizi a trattare la tua gentilezza con rispetto, succede qualcosa di magico. Anche gli altri cominciano a trattarla allo stesso modo. Il tuo buon cuore non dovrebbe essere la tua debolezza, dovrebbe essere il tuo superpotere, ma come ogni potere, ha bisogno di controllo per essere veramente efficace. Mantenere la posizione senza indurire il cuore. Immagina James, un insegnante di liceo, che è praticamente il supporto emotivo di tutti. Hai bisogno di qualcuno che copra la tua lezione? James c'è. Studenti in difficoltà dopo l'orario? Lui resta fino a tardi. Il team ha bisogno di un volontario per la raccolta fondi? La sua mano si alza prima che la domanda sia finita. La sua reputazione? Il tipo che non dice mai di no, finché non è crollato. Duramente. Dopo 3 mesi a coprire tutti, dormendo 4 ore a notte e saltando le partite di basket di suo figlio, il suo corpo ha semplicemente ceduto. Quando finalmente ha detto no a fare da chaperone al ballo dei diplomandi, sembrava avesse annunciato l'apocalisse. «Ma tu sei quello buono», gli hanno detto. «Contavamo su di te». Quella notte, fissando il suo riflesso, James ha visto qualcosa che non aveva mai notato prima. La gentilezza era diventata la sua prigione, non il suo dono. Ti suona familiare? Ecco il punto. Essere gentili senza confini è come correre una maratona senza soste per l'acqua. Potresti sembrare impressionante per un po', ma alla fine ti ritroverai faccia a terra sull'asfalto. Gli stoici non erano solo antichi tizi con la barba. Stavano diffondendo perle di saggezza esattamente su questo. Insegnavano che la vera gentilezza non consiste nell'essere la rete di sicurezza di tutti. Si tratta di essere intenzionalmente generosi, rimanendo fedeli al proprio nucleo. Prendi Maria, per esempio, la supermamma per eccellenza, giusto? Colazione fatta da zero, costumi di Halloween fatti a mano, volontaria ad ogni evento scolastico, tutto quanto. La risposta della sua famiglia a tutto questo? Hanno smesso di dire grazie. Hanno smesso di vederla. È diventata un mobile umano. Ci si aspetta che sia lì, notata solo quando non c'è. Il campanello d'allarme? Quando hai assaltato la sua visita fisica annuale per il 3° anno consecutivo, perché qualcuno aveva sempre bisogno di qualcosa. Ecco dove si fa sul serio. Stabilire dei confini non significa essere cattivi, significa essere onesti. È come avere un servizio di streaming premium. Solo perché puoi guardare spettacoli illimitati, non significa che dovresti trasmettere 24 ore su 24 fino a farti sanguinare gli occhi. Controlla questo scenario. Il tuo amico continua a prendere in prestito soldi, promettendo di restituirli la prossima settimana. 20 prossime settimane dopo, sei fuori di 2.000 euro e ti stanno chiedendo di più. Mettere un fermo no qui non è essere crudele, è in realtà la cosa più gentile che puoi fare. A volte permettere non è aiutare, è ferire con un sorriso. La verità è che la tua gentilezza dovrebbe venire con un manuale d'uso, non con un assegno in bianco. Quando inizi a rispettare i tuoi limiti, succede qualcosa di magico. Anche gli altri iniziano a rispettarli. Un ben posizionato no può costruire più rispetto di 1000 riluttanti sì. Pensaci, quando è stata l'ultima volta che hai accettato qualcosa che ha fatto attorcigliare il tuo stomaco in nodi? La prossima volta che succede, prova questa idea selvaggia. Sii gentile con te stesso quanto lo sei con gli altri. Perché ecco il colpo di scena. Stabilire dei confini non ti rende meno gentile, rende la tua gentilezza più potente. Ricorda, non sei un negozio di compassione, aperto 24 ore su 24. Sei più come un ristorante gourmet. La tua gentilezza dovrebbe essere servita con intenzione, rispetto e, sì, a volte disponibilità limitata. Perché quando proteggi la tua energia, la tua gentilezza diventa non solo un'abitudine, ma una scelta. E le scelte sono ciò che ci rende umani. Questo non riguarda la costruzione di muri, riguarda l'installazione di porte, quelle che controlli tu.
Quando padroneggi questo equilibrio, non stai solo essendo gentile, stai essendo autenticamente, potentemente e sostenibilmente gentile. E questo tipo di gentilezza è quella che cambia le vite, a cominciare dalla tua. La trappola nascosta del compiacere gli altri. Lascia che ti parli di Davide. Immagina un tipo che è praticamente Superman in jeans da papà. Ogni mattina è in piedi alle 5 a preparare la colazione per tutti. Dopo una giornata lavorativa di 10 ore, sta riparando la porta del garage alle 8 di sera. Nei fine settimana è come un taxi personale per i tornei di calcio, i saggi di danza e le feste di compleanno dei suoi 3 figli. Il suo motto è sempre stato prima la famiglia, fino a quando il suo corpo non ha letteralmente ceduto. Un sabato, dopo aver tirato 3 notti insonni al lavoro, le ossa di Davide imploravano riposo. Quando suo figlio adolescente ha preteso un passaggio al centro commerciale, ha finalmente detto no. La risposta? Papà, sei così egoista. Non dici mai di no. Quelle parole lo hanno colpito come un camion. È allora che ha capito. Il suo dare senza fine non aveva costruito rispetto. Aveva creato una casa di piccoli tiranni. Questo ti colpisce, vero? Ecco la cruda verità. La gentilezza senza limiti non è affatto gentilezza. È come una carta di credito senza limite di spesa. Alla fine qualcuno la esaurirà. Gli antichi stoici non stavano solo diffondendo filosofia, stavano sganciando bombe di verità. Marco Aurelio, immagina un tizio che indossa una corona ma sputa pura saggezza. Disse qualcosa che ti farà esplodere la mente. Non perdere più tempo a discutere su come dovrebbe essere un uomo buono. Sii uno. Traduzione? Se sei gentile perché sei terrorizzato di sentire sei cambiato o sei egoista, stai praticamente dipingendo la tua anima con i colori della paura. Sara è quell'infermiera del pronto soccorso che ricorda il nome di ogni paziente, resta fino a tardi dopo ogni turno e copre tutte le emergenze di tutti. I suoi colleghi la chiamavano Santa Sara. Carino, vero? Fino a quando non le è stato diagnosticato un burnout. Nel momento in cui hai iniziato a dire no ai turni extra, i sussurri sono iniziati. Non è dedita come una volta. Ouch! Ecco dove la saggezza stoica colpisce diversamente. Insegnavano che la gentilezza non significa essere un distributore automatico umano di favori. Si tratta di essere intenzionali, come un maestro chef che sa esattamente quando aggiungere ogni ingrediente. Stabilire dei confini non è essere cattivi, è essere reali. È come mettere una maschera d'ossigeno su te stesso prima di aiutare gli altri. Non puoi versare da una tazza vuota, non importa quanto sia elegante la tazza. La prossima volta che qualcuno ti mette sotto pressione con una richiesta, fermati, fai un respiro, chiediti: lo sto facendo perché voglio o perché ho paura del senso di colpa che arriverà se non lo faccio? Questo non è pensare troppo, è consapevolezza di sé livello 100. Ricorda questo. I confini non sono muri di prigione, sono più come le regole di un gioco. Senza di essi nessuno sa come giocare lealmente. Quando pratichi la gentilezza con intenzione, è come passare da un coltello di plastica a una spada da samurai. Stessa funzione di base, ma molto più potente e rispettata. La tua gentilezza dovrebbe essere la tua mossa distintiva, non la tua bandiera di resa. Quando fai questo nel modo giusto, non stai solo essendo gentile, stai essendo potente nel modo più autentico possibile. L'arte di essere gentili senza perdersi. Lascia che ti racconti qualcosa che è successo l'estate scorsa, una situazione che ha completamente cambiato il mio modo di vedere la gentilezza. La lavatrice della mia migliore amica si è rotta. Lei è una madre single, vive da stipendio a stipendio e io sono abbastanza bravo con gli attrezzi. Quindi, naturalmente, ho passato l'intera domenica immerso in schiuma di sapone e parti rotte, determinato a ripararla. Non dimenticherò mai la sua faccia quando quella macchina ha ricominciato a ronzare. Puro sollievo. Mi ha preparato questa incredibile lasagna fatta in casa come ringraziamento. Ma ecco dove diventa interessante. 3 settimane dopo, la sua lavastoviglie inizia a fare i capricci. Invece di chiedere aiuto, mi manda un messaggio. Ehi, a che ora vieni a darci un'occhiata? Come se fosse già deciso.
come se il mio tempo fosse semplicemente disponibile. Quel messaggio ha colpito diversamente. Non era il suo bisogno di aiuto che mi infastidiva, era l'assunzione. È allora che ho capito. Quando trasformi la tua gentilezza in un buffet a volontà, le persone smettono di vederla come speciale, iniziano a trattarla come fast food, conveniente, prevista e data per scontata. Gli antichi stoici avevano capito questo secoli fa. Sapevano che la gentilezza senza saggezza è come una nave senza timone. Potresti essere in movimento, ma non hai alcun controllo su dove stai andando. Prendi il mio amico Alex, classico compiacente al lavoro, il tipo che diceva «Certo, nessun problema», prima ancora che tu finissi di chiedere. Hai bisogno di qualcuno che resti fino a tardi. Alex. Coprire il tuo turno? Alex. Riparare la stampante che tutti gli altri fingono sia invisibile? Ancora Alex. I suoi colleghi lo chiamavano Santo Alex, fino a quando un giorno non è stato disponibile. I sussurri sono iniziati «È cambiato» o «Non è più un giocatore di squadra». Tutto perché ha osato avere dei limiti. Ma ecco il colpo di scena. Quando Alex ha finalmente iniziato a stabilire dei confini, è successo qualcosa di inaspettato. Il suo no aveva più peso del suo automatico sì di prima. Le persone hanno iniziato a rispettare il suo tempo. Quando aiutava significava qualcosa. O considera Jenny, questa super mamma che conosco. Letteralmente pianificava le sue pause bagno intorno alle esigenze dei suoi figli. Non sto scherzando. Ha rinunciato a dipingere, che amava, perché le mamme non hanno tempo per gli hobby. La reazione della sua famiglia quando si è iscritta a un corso d'arte settimanale. Pensavi avesse annunciato che si trasferiva su Marte, ma dopo lo shock iniziale è successo qualcosa di bello. I suoi figli hanno iniziato a vederla come una persona, non solo come un distributore automatico a forma di mamma di sostegno infinito. Ecco cosa capivano gli stoici. La gentilezza non significa essere uno zerbino umano. Si tratta di fare scelte consapevoli. Prima di intervenire per aiutare, chiediti: lo sto facendo perché voglio o perché ho paura di sembrare egoista? Quella pausa, quel momento di autoriflessione, è lì che avviene la magia. Pensa alla tua gentilezza come un servizio premium, non come un servizio pubblico. Quando viene da un luogo di scelta piuttosto che di obbligo, si trasforma da un'abitudine in un dono. Ed ecco la parte bella: quando valorizzi la tua gentilezza, anche gli altri iniziano a valorizzarla. Quindi, la prossima volta che qualcuno ha bisogno di aiuto, fai un respiro. Controlla con te stesso. La tua gentilezza è come un vino raro. Dovrebbe essere condivisa con intenzione, non bevuta come birra economica a una festa universitaria, perché quando onori i tuoi confini, i tuoi atti di gentilezza diventano più significativi, più impattanti e infinitamente più potenti. Ricorda, non stai solo diffondendo gentilezza, stai insegnando agli altri come riceverla con rispetto e apprezzamento. E quella lezione, quello è a volte il dono più gentile di tutti. Come la tua gentilezza diventa il tuo superpotere. Ecco la verità che mi ci sono voluti anni per capire. La gentilezza è come la luce del sole. Può riscaldare gli altri, aiutare le cose a crescere e illuminare gli angoli più bui. Ma proprio come il sole, se le persone stanno troppo vicine o fissano troppo a lungo, possono bruciarsi. E a volte le persone stesse che si bagnano nella tua luce dimenticano di apprezzarne la fonte. Ricordo di aver visto il mio collega Tommaso completamente distrutto dopo la presentazione del suo grande progetto. Per 6 mesi aveva aiutato un senior manager a ristrutturare l'intero dipartimento. Notti insonni, weekend persi, revisioni infinite. Quando è arrivato il giorno della presentazione, quel manager si è preso tutto il merito. Non ha nemmeno menzionato il nome di Tommaso. Il tradimento nei suoi occhi? Quello ha colpito diversamente. Ma ecco dove gli antichi stoici ci lasciano una seria saggezza. Marco Aurelio, immagina un imperatore romano che affronta l'antica politica d'ufficio, disse qualcosa che ti farà esplodere la mente. La migliore vendetta è essere diversi da colui che ha inflitto l'ingiuria. Traduzione: la tua gentilezza non è preziosa perché gli altri la applaudono, è preziosa perché è ciò che scegli di essere. Pensa a Sara,
questa incredibile madre single che conosco. Ogni mattina prepara questi fantastici pranzi per i suoi figli, piccoli biglietti inclusi, tutto quanto. Un giorno il suo adolescente ha alzato gli occhi al cielo e ha detto: «Mamma, nessuno scrive più biglietti per il pranzo, è imbarazzante». Ora, se la gentilezza di Sara fosse stata finalizzata a ottenere stelline d'oro per il premio Madre dell'anno, questo l'avrebbe distrutta. Ma i suoi biglietti d'amore non riguardavano la convalida, riguardavano il presentarsi come la mamma che voleva essere. Ecco la verità che cambia le regole del gioco. Quando la tua gentilezza viene da un luogo di forza interiore piuttosto che di bisogno, diventa a prova di proiettile. Seneca ha lanciato questa bomba di verità. Ovunque ci sia un essere umano, c'è un'opportunità per la gentilezza. Ma nota che ha detto opportunità, non obbligo. Parliamo chiaro, la gentilezza senza rispetto di sé è come un telefono senza password. Tutti si sentono autorizzati ad accedervi quando vogliono, ma la gentilezza con confini è come avere un servizio premium. Le persone valorizzano ciò che non possono dare per scontato. In questo mondo dove essere duri spesso ottiene più like che essere teneri. Scegliere la gentilezza diventa un atto radicale di coraggio. È dire: sono abbastanza forte da essere gentile, sono abbastanza sicuro da essere generoso. Ma ecco il colpo di scena. Non hai bisogno che tutti capiscano la tua gentilezza. Hai solo bisogno di capirla tu stesso. Chiediti: la mia gentilezza mi fa sentire più forte o più piccolo? Si allinea con chi voglio essere o con chi gli altri si aspettano che io sia? Quando la tua gentilezza fluisce dai tuoi valori piuttosto che dalle tue insicurezze, diventa incrollabile. Una fortezza, non una stampella. Ricorda questo. La tua gentilezza non è una debolezza, è la tua mossa distintiva. Quando impari a dare con attenzione, è come avere una luce dentro di te che nessuno può offuscare. Non solo illumina il cammino degli altri, ma illumina anche il tuo viaggio. Quindi lascia che la tua gentilezza splenda, ma falla brillare alle tue condizioni, perché il mondo non ha solo bisogno di più gentilezza, ha bisogno del tuo tipo di gentilezza, il tipo che viene con saggezza, rispetto di sé e la tranquilla sicurezza di sapere esattamente chi sei e per cosa ti batti. Questo non è solo essere gentili, è essere potenti nel modo più autentico possibile. Se questo viaggio attraverso la gentilezza e la forza interiore ha risuonato con te, se ti ha fatto pensare a quella volta in cui hai dato troppo o a quel momento in cui hai finalmente imparato a dire no, prenditi un secondo per premere quel pulsante «Mi piace». Non è solo un click, sei tu che dici «Ehi, questo è importante». Lascia la tua storia nei commenti qui sotto. Forse riguarda quell'amico che ha dato per scontata la tua gentilezza, o quella volta in cui stabilire dei confini ha effettivamente reso più forti le tue relazioni. Leggo ogni commento e fidati, la tua esperienza potrebbe essere esattamente ciò di cui qualcun altro ha bisogno di sentire in questo momento. Ehi, se conosci qualcuno che mette sempre tutti gli altri al primo posto, che si sta esaurendo per essere troppo gentile, condividi questo video con loro. A volte il modo migliore per mostrare gentilezza è aiutare qualcuno a proteggere la propria. Se sei affamato di altra saggezza stoica che cambia la vita, ho qualcosa di speciale per te. Vedi quel video che appare sul tuo schermo proprio ora? È il prossimo passo perfetto nel tuo viaggio.